Buongiorno, dottor Fontana. Buongiorno. Il sole è tramontato da un bel po'. Ma che vuole? Io ci vivo qui dentro. Per me il giorno e la sera sono la stessa cosa, visto che la luce che entra qui dentro è così poca. La capisco. Poi quando si lavora tanto si perde la condizione del tempo. Prima c'erano i clienti che lo scandivano. Adesso i clienti... bah, Franco dov'è? è di là. Vada pure, vada. Grazie. Dottor Fontana, la stavo aspettando, si accomodi. E allora? Come andiamo? Come andiamo? Lucia, per favore, porta una bottiglia di whisky e un bicchiere pulito per il dottore, grazie. È solo un bicchiere però, altrimenti non ricorderò più nulla. Avanti, dottore. Un bicchiere non potrà certo farle del male. Non mi dirà mica che astemio. No, anzi, se per quello a volte bevo anche troppo. Solo vorrei rimanere lucido per l'articolo. Già, l'articolo. Vede, dottore, il locale non è più pieno come una volta. Non c'è tanta gente. Ma non sono i soldi che mi interessano. Ho comunque una bella moglie, un bel locale. Quello che mi dà fastidio è aver dato retta a quel pagliaccio, a quel buffone. Aspetti. Cominciamo dall'inizio. L'inizio. Un giorno sono nel locale, entra questo tipo, un piccoletto, normale, iniziamo a parlare del più e del meno. Presente quell'attore che fa quei film di mafia, di Scorsese, quello piccoletto, un po' paccioccotto. Robert De Niro? No, era più piccolo e con la faccia un po' più rotonda. Gio Pesci. Bravo, lui era proprio come Gio Pesci. Quando ami una persona, devi fidarti di lei. Non c'è altro modo. Devi darle la chiave di tutto quello che è tuo. Altrimenti a che serve? E per un po' ho creduto di avere un amore così. Giorgio! Che c'è, ma? Portami un bicchiere d'acqua. Gio Pesci faceva il ciabattino. Non doveva essere un lavoro che lo soddisfaceva più di tanto. Non era proprio un operaio di prim'ordine, a quanto ho capito. Faceva i lavori meno difficili, quelli che nessuno vuole fare. Mi sa che ha cambiato molti posti di lavoro prima di trovare quello. Una lunga serie di lavori del cazzo. Oltretutto aveva anche la madre malata. Non so cosa avesse di preciso, ma doveva accudirla e curarla. Mi diceva che aveva smesso di uscire da quando aveva avuto l'incidente. Non ho mai capito che tipo di incidente avesse avuto, ma insomma, era costretta a stare nel letto. Brutta storia. Anch'io quando ho avuto la zia a casa con la polmonite, sono cose pesanti. E mi ricordo che mia zia aveva... Lucia, ma questo whisky? Eccomi! E come le dicevo, dottor Fontana, praticamente questa mia zia che aveva la polmonite, aveva tutti i polmoni intasati, non respirava quasi neanche... Grazie. Grazie. E praticamente non era più una vita normale. Aspetti un attimo. Torniamo alla storia di Gio Pesci. Mi raccontava di un uomo normale, forse con una vita un po' squallida, senza stimoli. Però non riesco a capire come abbia potuto combinare quello che ha fatto. Probabilmente questa sua vita insulsa, senza stimoli, deve averlo portato a questa condizione di... Ad avere un atteggiamento schizofrenico. Schizofrenico? Sì, la schizofrenia. Quella malattia mentale che porta ad una dissociazione della personalità. Una persona che si comporta come due persone diverse in momenti ben distinti. Io non so se lui era schizofrenico.
ma qualcosa qui non gli andava. Era questo il suo problema. Capisco. Ma torniamo alla storia di Giorgio. Sì, esattamente. Lui viveva solo per i suoi film, quelli che Film? vedeva. Ma sì, lui era un appassionato di film di mafia, Scorsese, De Palma, Ford Coppola, e li vedeva tutti. Era talmente trascinato da questi film che si trasformava, e forse un po' per questa sua passione che ho iniziato un po' a prenderlo in giro, giocherellavo con lui. No, un momento, andiamo per ordine. Torniamo alla storia. Mi raccontava che questo tizio una sera è entrato nel suo locale. Oh sì, sì, me lo ricordo bene, era il giorno del mio compleanno. È entrato questo tipo e non so, mi ha fatto una strana impressione. Sera. Sera, Sera. posso esserle utile? Sì, certo. Deve qualcosa? Sì, ce l'hai lo sciroppo di menta, quello verde. Certo, sciroppo di menta. Sì, però mi metti un bicchiere di latte freddo e mi metti dentro 2 dita di menta molto fredda, quella verde. Un latte menta. Sì, ma molto freddo. Certo, è un latte menta. Diceva, scusi? Ma non c'è nessuno. Ma diciamo questo è un periodo un po' di morte, siamo in inverno. Però di solito qui facciamo spettacolini dal vivo, musica live, cabaret, c'è sempre un po' di gente, solo che, prego, il suo latte menta. E in questo Grazie. periodo è un po' di morte e non, come vede la gente, manca. C'è una saletta in fondo. Sì, come le dicevo, c'è il piccolo palco dove si mettono i musicisti. Niente di che, però per Posso quello che ci vedere? serve. Certo, venga, faccio vedere. Venga. Grazie. Beh, con le donne per me è sempre stato un grosso problema. Io una volta avevo una ragazza, si chiamava Jasmine, aveva un braccio solo e infatti la soprannominavamo Jasmine la slot machine. Beh, non Ormai era bellissima, diventato un ma cliente. era molto Veniva tutte le gettonata. sere, spettacolo o meno. Gettonata. Clienti o meno, tutte le sere era lì. Io una volta ero fidanzato con una ragazza che aveva un grosso difetto. Lei quando parlava sputava, ma sputava davvero, ma grossi sputi. Io mi vergognavo talmente tanto di questa ragazza che se dovevo presentarla ad amici o parenti, beh, lo facevo in un giorno di pioggia all'aperto. Ma l'elemento più discutibile della famiglia era mia nonna. Io una volta chiesi alla nonna se aveva mai tradito il nonno. Lei mi disse, beh, un sacco di volte, col nostro vicino di Fino a casa. che una sera, non so come, cominciamo a parlare di film. Eravamo seduti proprio qui, in questo tavolino dove adesso siamo io e lei. E iniziò a parlarmi di questa sua passione per i film di gangster, di mafia. Insomma, si vedeva che c'era qualcosa che non andava in lui. Troppo preso da questo argomento. Sembrava come se i film fossero la sua vita. Ma non i film in generale, solo un certo tipo di film. Gangster movies, quelli di ladri e poliziotti, omicidi, rapine. Sembrava come se... Cioè, il fatto che lo esaltava molto era il comportamento del classico mafioso italo-americano. Il potere di fare quello che si vuole, anche a discapito degli altri. Tutti i temi soliti della mafia, l'onore, il rispetto, la famiglia, assumevano contorni alquanto grotteschi in lui. Lui ci credeva. Magari era solo esaltazione, ma sembrava come se lui ci fosse stato in quei film. Cioè, non nel film, nella storia. È un po' difficile da spiegare, ma a un certo punto mi è anche venuto in mente che fosse affiliato a qualche cosca, qualcosa così. Ma poi veniva qui sempre solo, senza nessuno. Allora capii che era solo una passione, ai limiti della mania, ma pur sempre una passione. Poi una volta era qui, non c'era molta gente, anzi, diciamo che non ricordo nessuno. E lui stava raccontandomi per l'ennesima volta la scena di un film di Scorsese. Però, scusa, con questa tua passione potresti provare a organizzare, che ne so, delle feste a tema, qualcosa tipo gli anni del proibizionismo, quei bravi ragazzi. Io ci metto il locale e poi facciamo a metà. Beh, sarebbe bellissimo. Però che faccio? Vado in giro e chiedo alle persone. Vabbè, ma scusa, dove vivi? Oh, siamo nel 2000.
Praticamente c'è internet, Facebook, le chat, Messenger. Facciamo un bel gruppo, prendiamo un po' di gente, lo organizziamo, noi lo mettiamo lì. Poi a un certo punto posto il messaggio e quando... Non ci potevo credere, ce l'aveva fatta. Ero contentissimo di avere almeno una volta a settimana tanta gente che consumava più non posso. Però c'era qualcosa di strano. Era come se in quel momento, in quella saletta, tutte quelle persone fossero davvero dei gangster. Insomma, la cosa non si limitava ai vestiti, ai gesti, alle parole. Andava ben oltre. Guarda di là. C'è un puffo così, con una gnocca bionda. Però lei è gnocca. Guarda di là. Mamma mia, sto un letto di me. Cosa c'è? Ma piatta. Se no, cosa fa? Mi fa picchiare da topolino magari. Ma beviti qualcosa, smettila. Un puffo così. Se no... Mi fa picchiare da topolino. Cos'è? Eccolo. Mangia. Non ho fame. Non hai fame? Mangia. No. È il puffo che te lo chiede. Ti piace il puffo col cappello? La gnocca, lo gnocco, il puffo col cappello. Mangia. Ma Joe, io stavo scherzando. Mangia. Fammi vedere come li mangi. Fammi vedere. Con le mani li devi mangiare, bestia. Fammi vedere. Ma che cazzo fai? Ma che ci fai? Ci mangi i gnocchi a quello, quel povero coglione? Stavo scherzando! Era un bello scherzo! Il puffo col cappello! Tra un po' chiamavamo tutta la Walt Disney! Non lo fare più però, eh? Ok? Ciao ragazzi! Continuate. Ciao. Quindi facevano questo gioco di ruolo come se fossero in un film di Scorsese. Ma era un gioco di ruolo serio, non una semplice festa a tema. Ma la gente si diverte nei modi più strani. Mio cognato, ad esempio, va nei boschi con il suo fucile, la mimetica, e giocano a fare la guerra sparandosi dei pallini di vernice rossa. E probabilmente uno lavora tutta la settimana in un ufficio squallido, con un lavoro squallido, e il fine settimana vogliono fare qualcosa che gli dia una scossa, non so. E quel pazzo di Giorgio è riuscito a trovare altri pazzi come lui per mettere in piedi questa storia. Ma com'è che è stato eletto capo? Cioè, non è che fosse proprio il più brillante. Ma lui non era il capo. Lui era uno potente, ma non dei più potenti. C'era gente molto più grande di lui, che però qui si vedeva poco. Joe era importante, sì, ma a lui piaceva farsi vedere, mettersi in mostra, ma soprattutto pretendeva il rispetto. A un certo punto cominciò a esagerare. Come quella volta che ha praticamente violentato la povera Maria in cucina. Insomma, alla fine faceva parte del gioco, ma sicuramente si era andati oltre. E infatti... Alla salute. E che si fottano? Che si fottano? Quindi dopo andiamo da me? Vediamo. Sto pensando a alcune cose. Hai capito il piccolo figlio di puttana? Gliel'hai detto alla tua amica come tratti le donne? Che le prendi, le scopi e le butti via così? Tu e il tuo gioco di ruolo del cazzo. Sei proprio un nano di merda. Devo dare ossigenata, della minchia. Sei venuto ad offendermi nel mio locale, eh? Ma guarda che io non sono di tua proprietà. Io sono libero, baby. E Terry è la mia nuova ragazza. È vero, tesoro? Sì, amore mio. Ma sai cosa sei? Sei solo uno stronzo. Scusami, eh. Ragazzi, venite qui, per favore. Portate fuori questa puttana. E datele una bella lezione. Portatela via, sta russa su camicchia e polpa. E
mi raccomando, non bisogna essere egoisti su certe cose, un po' ciascuno. A sta puttana di merda, portatela via. Ma quando avvenne il fattaccio? Cioè, quando ha cominciato a dare davvero di matto? Subito, dal primo giorno. Cioè lui dal primo giorno ha cominciato a dare di matto. E io non l'ho capito. O forse non l'ho voluto capire. Cioè? Ma i soldi che entravano erano tanti. Lui ha anche smesso di lavorare. Io d'altronde avevo ottenuto la mia parte e credevo che anche lui ne recitasse un'altra, che sapesse distinguere la realtà dalla finzione. Ma non era così. Lui aveva smesso di essere Giorgio per essere Joe a tutti gli effetti. Non era mai stato un gioco, lui era... malato. Ma sì, glielo dissi qualcosa di simile una sera, ero nel bar, non era una di quelle sere, era una sera durante la settimana. Lui entra e mi chiede un whisky. Gliel'ho detto quel figlio di puttana. Non mettere più piede in questo locale, se no te la taglio con la faccia di cazzo che ti ritrovi. Giorgio. E devi vedere, era bianco e sbiancato e mi diceva: ma io sono cliente del Celtic da 20 anni, a me non me ne fotte un cazzo. E lui continuava: no signor Joe, la prego signor Joe. Adesso basta, veramente. Ma che c'è? Ma sì, il gioco di ruolo, questa cosa che stiamo portando avanti, tu ti stai immedesimando troppo, sta andando troppo in là. Ma di che cazzo parli? E poi il mio nome è Joe, non Giorgio. Ma che lo dici? vedi? Lo vedi? Tu hai bisogno di farti curare. Vaffanculo, Franco. Lady, sei troppo buona per lui, vai. Vai. Ma che cazzo, questo si vuole aprire un ferramenta? Dai, levati dai coglioni, ma un cazzo. Vai via, stronzetto. Datti una ripulita. Pure abbondante perché non è che lo Dai, seguite i cucci ancora. della minchia. Bravo Joe! Ehi, allora. Com'è Joe? Tutto a posto, abbiamo mandato via quel barbone di merda. Hai fatto bene. Un brindisi a Joe e alla sua bellissima signora. Dimmi, Gio. Porta un whisky. Va bene. Fammelo portare da Franco. Mi ha portato 27. Per piacere! Silenzio, prego. Gentili signori e bellissime signore, il nostro amico Franco qui deve dirci una cosa. Ti vergogni! Devi dirlo agli altri che pensi che io sia matto! Devi avere il coraggio! Avanti, dillo! Giorgio, queste sono cose nostre, dobbiamo discuterne io e te, loro non c'entrano nulla. Il mio nome è Joe! Il mio nome è Joe! Ricordatelo, stronzo! Vaffanculo! Allora, dottore, com'è andata? Ma bene in realtà, almeno sembra stia bene. Certo, è ancora ossessionato da Giorgio, questa figura sulla quale scarica tutte le sue frustrazioni. Ma c'è possibilità che guarisca? Ma vede, gliel'ho detto, in realtà non è matto, lui sta bene. Solo Giorgio esiste realmente. Sì, era un cliente che frequentava questo locale. Ora è un po' che non passa. Ecco, lui ha preso questa persona e l'ha plasmata in modo da farla diventare un parafulmine per tutti i suoi pensieri e le pulsioni negative. Non è un caso facile, ci devo lavorare un po' su. Devo confessarle che a me dispiace un pochino doverlo ingannare. Dirle che lei è un giornalista che pubblicherà il suo caso. Beh, diciamo che è solo una mezza bugia. Io l'articolo lo pubblicherò veramente. Far conoscere la sua storia al mondo. Solo che si tratta del mondo scientifico. Comunque mi creda, è meglio che continui a sapere che sono un giornalista. Va bene, mi dica se lo vuole rivedere. Sicuramente. La ringrazio. dottore. Grazie a lei. Dottor Fontana!
sia